E buongiorno cercatori d'oro, o dovrei dire meglio cercatori di pietre. Infatti in questo video andrò proprio a farvi vedere alcune delle scoperte che ho fatto in ambito di giadeiti, zoisiti ed altri minerali. Ognuna di queste rocce ha una storia differente e con un occhio corto è possibile capire anche da dove vengono. Grazie all'erosione nell'arco di milioni di anni sono state quindi strappate dalle pendici delle montagne, trasportate a valle durante sostanzialmente le piene e anche grazie alle glaciazioni. Il mio compagno di merende di oggi è Walter, un mio socio dell'Università di Studi di Torino, geologo anche lui. Male, e tutte le secche. I ciottoli cozzano gli uni contro gli altri durante le piene e vanno ad arrotondarsi a vicenda. I minerali non hanno tutti la stessa durezza. Vuol dire che provando a rigare un minerale contro l'altro potrete osservare anche voi che solo di due verrà rigato tendenzialmente, a meno che non sia lo stesso minerale. Il quarzo riga il talco, ma il talco non riga il quarzo. Un quarzo invece può rigare un altro quarzo. Questo discorso legato alla durezza dei minerali è fondamentale quando fate ricerca di pietre lungo i fiumi. Dovete pensare che le pietre non sono altro che un insieme di minerali. Quindi più questi minerali sono duri e resistenti all'abrasione e all'attrito, e più si conservano nel fiume. La giada inoltre è una categoria commerciale di pietre molto richiesta in Cina e in India. Pensate che quando si costruisce una casa è buon auspicio porre un oggetto di giada nel primo mattone. Quindi capite che è proprio un minerale che è entrato nella tradizione, nella cultura dei paesi orientali. Adesso è molto importante trovare questo minerale lungo le Alpi, e in questo caso in Piemonte, in quanto può essere un nuovo bacino legato proprio all'estrazione di questo minerale, che ha una valenza sempre più importante dal punto di vista commerciale, perché un accessorio fatto di giada piemontese è unico nel suo genere. In altri video successivamente vi farò vedere che andremo a tagliarli e sezionarli per cercare di estrarre il maggior valore possibile in termini di minerali all'interno. Stiamo raccogliendo le schegge, ragazzi, perché spaccandola così sono volati pezzi ovunque. Ho tutto quel trambusto a spaccare per ricavare questa scheggia. Capite quanto queste rocce siano tenaci. Vedete, queste schegge sono alquanto taglienti loro stesse su alcune superfici. Una volta levigate con tanta pazienza e con una sabbia erosiva, diventavano potenzialmente degli accessori utili per delle accette, piuttosto che dei coltelli, ed erano molto durevoli, perché questa roccia è molto tenace. Allora, qualche analisi di questo minerale verde acqua l'abbiamo già fatta. Ora, quello che è venuto fuori, in questo caso specifico, è un anfibolo ricco in sodio ed alluminio.
Nel caso in cui togliessimo un po' di quell'acqua, diventerebbe un pirosseno e sarebbe proprio giadeite. Quindi bisogna stare attenti quando si parla di giada piemontese, perché è un raggruppamento di rocce contenenti minerali differenti. Deve essere un minerale tenace, deve essere un minerale che dal punto di vista anche del colore sia valido esteticamente. In questo caso è un bellissimo verde acqua e soffre veramente poco l'abrasione. Guarda qua che roba! Tiriamo un po' le conclusioni. Ora abbiamo trovato veramente decine e decine di ciottoli composti da diversi minerali, tra cui quella che riconduciamo la giada piemontese, che in alcune analisi che ho fatto fare, sostanzialmente nel mio caso è un anfibolo sodico e ricco d'alluminio, però ci sono anche altri minerali. C'è la zoesite che è rosa violetta, ci sono dei pirossini con un po' di cromo dentro, smaragditici. In sostanza bisogna capire anche all'interno di queste pietre quali zone sono più valutabili. A parte la giada piemontese ci sono molte altre pietre che andrò a cercare con voi nei prossimi episodi, quindi mi raccomando di iscrivervi al canale, se il video vi è piaciuto di mettere mi piace, a me fa sempre piacere, scriviate un commento, un suggerimento oppure se c'è una domanda qua sotto nei commenti. Io sono Matteo Berto Prospector e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! La stai dimenticando? Oh, una pietra per volta. Come no? Molla un attimo. Quella mi piace di più.